Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, come promesso, oggi vi farò vedere come installare Handle OS attraverso il suo ISO Creator, scaricando la ISO di Microsoft in modo ufficiale e tutto quanto. Vi ricordo che vi lascio in descrizione il mio link referral Amazon per che se lo aggiungete tra i preferiti e acquistate qualcosa attraverso questo link andrete a aiutare il canale in modo gratuito. Come funziona? In pratica voi acquistando qualcosa Amazon riconosce qualcosa a me perché è come se avessi suggerito Amazon e a voi non aggiunge nulla al prezzo. Questo aiuterà il canale a comprare nuove attrezzature, nuove cose per fare i video, eccetera eccetera. Grazie. Vi lascio anche in descrizione tutti i link che utilizzeremo in questo video, come il link al sito di Handle OS per scaricare l'ISO Creator e il link per avere la ISO di Windows 11. Vi ricordo che dovete avere già una licenza di Windows 11 o eventualmente prenderla più avanti. E vi ricordo anche che Handle OS è un sistema operativo studiato appositamente per il gaming, ma è talmente leggero che può essere utilizzato anche per altre cose su macchine un po' più vetuste, come io ad esempio lo uso nell'FX come secondo PC, che siccome è vecchiotto utilizzo Handle OS per dare un po' più di performance ai miei ospiti. Ora andiamo. Allora, per prima cosa andiamo sul sito di Handle OS, facciamo download Handle OS ISO Creator e lo scarichiamo. Allora, una volta nel sito per scaricare Windows 11, che vi lascio in descrizione, andate qua sotto, download Windows 11 Disk Image ISO per S64, Multi Edition, conferma, linguaggio inglese internazionale, conferma, download e scaricate la ISO. Una volta installato Windows 11, questa qua la ISO come vi ho fatto vedere, potete avviare Handle OS ISO Creator. Ora la prima volta che vi si avvia vi darà la schermata rossa di Windows che il file potrebbe essere pericoloso. Andate tranquilli, è solo perché non è firmato e non ha i certificati Microsoft. Voi fate ulteriori informazioni, avvia comunque, poi vi chiederà l'avvio come amministratore, date ok e vi si apre il programma. Ora, a detta di Special New Buy, la miglior versione per vecchi PC è la 23H2 che ancora conserva parecchie funzionalità e performance di Windows 10. Però io sono un maniaco dell'ultima versione, quindi ho scaricato la 25H2. Se rimediate una 23H2 e volete rimanere con le massime performance, a detta di Special New Buy, è meglio la 23H2. Ora, io ho la Home nel mio portatile, quindi clicco qua, dove c'è scritto Handle OS 25H2 Home. Seleziono la ISO. Qui c'è scritto praticamente che i browser non sono compresi nel sistema operativo. Io nel dubbio uso Firefox, ma ho sentito parlare tanto bene anche di Brave. Quello che non vi consiglio è di reinstallare Edge, perché comunque Edge, sempre a detta di Special New Buy, va a scrivere parecchie informazioni degli utenti e si collega a tanti servizi e quindi diminuiscono le performance, aumenta l'uso della RAM e quindi un po' perde Handle OS. Io nel dubbio metto Firefox. Qui dice che la ISO corrisponde alle ISO genuina di Microsoft. Continue. Inseriamo la nostra pennetta. Qui selezioniamo la pennetta. Allora, a parte le scritte che sono un po' piccoline, UEFI, allora vi spiego un po' come funziona. Sostanzialmente, se nel vostro PC avete il logo della scheda madre all'avvio piuttosto che quello di Windows, siete in UEFI.
Se avete il logo di Windows all'avvio del computer, siete in CSM. La differenza è che uno è il nuovo tipo di BIOS, ossia il UEFI, e l'altro è il Legacy, quello vecchio. Per avere, diciamo, la sicurezza che siete in CSM o in UEFI, controllate il BIOS alla sezione boot. Ma sostanzialmente, se all'avvio del computer vedete il logo, che ne so, Asus, ASRock, Acer o MSI o quello che vi pare, siete in UEFI. Se avete il logo di Windows, quello blu, il logo normale di Windows, siete in CSM. Sostanzialmente io faccio così. Quindi io nel portatile sono in UEFI perché ho il logo Asus e scelgo UEFI. Una volta selezionate tutte queste impostazioni, fate Start. Prima di procedere, controlla nuovamente. Sì, vabbè, le solite raccomandazioni per la pennetta USB che verrà formattata, quindi se avete dei dati nella pennetta USB naturalmente salvateli perché li perdete. Vai. E lui inizierà a scrivere la chiavetta praticamente per installare Handle OS. Una cosa di cui non vi dovete preoccupare è praticamente che di fare dei trick per l'installazione su vecchi PC. Handle OS ha già a disposizione nel suo come si dice, nella sua nella chiavetta che crea, praticamente ha a disposizione il fatto che si installa anche sui vecchi PC, quindi non c'è bisogno di fare altri trick o altre cose. Ok, dopo un notevole lasso di tempo, perché comunque non crea una ISO standard come Rufus, ma va a fare tutte le modifiche alla ISO di Windows, le scarica una cosa, l'altra, insomma, ci vuole il suo tempo. La chiavetta è pronta. Ok, possiamo chiudere qua. E io mi sono scaricato i drivers per il mio portatile e il browser. Ora, per sapere che portatile avete, solitamente c'è scritto il modello scritto dietro. Andate sul sito del produttore, cercate il vostro modello, scaricate i drivers. Nel caso ci siano fermi fino a Windows 10, sappiate che molto probabilmente vanno bene anche su 11, perché bene o male siamo lì. E per i driver della scheda video, invece, se avete una scheda video dedicata, che sia Nvidia, AMD, quello che sia, scaricate i driver dal sito di Nvidia o AMD. Semplice. Apriamo la chiavetta del nostro Handle OS e copiamo i drivers e il browser. Questo se vi volete semplificare un po' le cose, se no potete fare tutto successivamente, ma almeno ci avete già tutto sulla chiavetta. Volendo lo potete fare anche dall'ISO creator di Handle OS, di copiare la vostra cartella, però non lo so, io sono per le cose un po' più spicce e preferisco fare così. Errata corraigia quanto detto in precedenza, ho letto le differenze che ISO Creator c'ha tra Windows 23 H2 e Windows 25 H2. Allora, sostanzialmente è che Windows 25 H2 implementa delle istruzioni che non ci sono nei vecchi processori, quindi è consigliabile usare la 23H2 su computer di più di 10 anni fa, insomma. 25H2 implementa delle cose IA che non servono nel nostro caso, Handle OS le rimuove comunque. Quel che sì, se volete poi passare dalla 23H2 a 25H2 potreste avere degli errori di sistema. Invece la differenza tra home e professional è che se abbiamo un uso casalingo come giocare, studiare o anche lavorare in casa, ci potrebbe bastare la home, che è anche più snella, più veloce, più performante, mentre la pro ha tipo delle cose, ad esempio delle macchine virtuali interne che servono per verificare se il software che andiamo a usare è nocivo o no, per esempio, o più per infrastrutture IT.
quindi non lo so, poi scegliete voi. Io per esempio nell'FX ho già la licenza della Pro e ho usato la Pro, nel portatile ho la licenza della Home e uso la Home, poi sta a voi decidere. Allora, iniziamo col dire che ogni PC ha il suo menu di boot, il suo BIOS, tutto quanto. Quindi nel mio caso, nel mio portatile, quando accendo devo premere ESC come se avessi un attacco epilettico. Solitamente io faccio così. Ta 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 ta. Quindi accendiamo, continuo a premere ESC. Andiamo sul setup del BIOS, boot, disabled. Selezioniamo la nostra chiavetta, EFI, boot, x64 EFI, salva ed esci. Continuiamo a premere ESC. UEFI SanDisk. Aspettiamo un po'. Ed ecco che parte l'installazione di Handle OS di Special New Buy. Ora, lingua selezioniamo inglese, che poi dal pannello delle impostazioni si va a cambiare. Time and current format Italia. Keyboard method io ho la tastiera tedesca in questo portatile. German. Next. Accettiamo. Next. E sinceramente io andrei a spaccare tutte le partizioni. Delete. Ok. Delete. Ok. Io lo chiamo spaccare le partizioni. Scusate. Periodo Lamer mi è rimasto sta cosa di chiamare spaccare. Ok. E così abbiamo un disco completamente pulito. Next. E lui andrà a copiare i file come qualsiasi installazione di Windows sostanzialmente. Ok, il computer si sta per riavviare, si riavvia. Come vedete, vi dicevo, io c'ho il logo Asus all'avvio, quindi è un UEFI e non CSM o Legacy. Ed eccoci qua su Handle OS. Semplice, no? Allora, era Windows G per togliere questa modalità. Andate su qua, Exit Full Screen Experience. Allora, a me di avere questa cosa all'avvio di, come si chiama, di Xbox non mi interessa. Scusate il romagnolismo, come si chiama, sarebbe come si chiama. Andiamo su Gaming, Full Screen Experience, none. Ok, e non ce l'abbiamo più all'avvio. Ora non ci resta che andare nella nostra chiavetta, installare i driver, come si fa solitamente, e nel caso di driver che non si installa, che non abbiamo di periferiche, che non abbiamo la hardware, che si installano, che non si installa il driver, insomma, che non abbiamo il driver, come succede spesso, andiamo sul pannello di controllo, Device Manager,
E qui abbiamo tutta la roba con il punto esclamativo che non si installa. Se ci dovesse essere qualcosa, dovete abilitare gli aggiornamenti un attimo e poi ribloccarli con Console to Desk, come avevo fatto vedere nel video di Console to Desk, e vi lascio qui da qualche parte il video. E poi ribloccarli, rifare l'ottimizzazione, eccetera eccetera. Vi ho già fatto vedere come si fa, quindi non ve lo rifarò vedere. E diciamo che questa è l'installazione di HandleOS. A parte la creazione della ISO, della chiavetta, non mi sembra ci siano problemi, insomma. Ok ragazzi, abbiamo finito la nostra avventura con HandleOS. Penso che al momento non ho in programma altri video su questo sistema operativo. Se mai aveste delle richieste strane, fatemelo sapere. Comunque anche Special Nubai sta preparando tutti i suoi video guida, tutorial, eccetera eccetera. Quindi magari più avanti vi lascio, aggiorno i link in questi video e vi linko il canale a Special Nubai non appena sarà pronto. Per il resto, oh ragazzi, se il sistema lo usate e vi piace, ricordatevi che magari acquistare la versione donazione di Console to Desk aiuterebbe a tenere sui server, mandare avanti il progetto, eccetera eccetera, perché Special Nubai ne ha di spese e in questo progetto ci crede veramente e lo fa sì per passione. Però insomma la passione da sola non si alimenta quando ci sono delle spese, quindi considerate magari, non lo so, di comprare Console to Desk in versione donazione, o se proprio non volete fate una donazione, ogni goccia nel mare aiuta a riempirlo, insomma. Per il resto, per questo video era tutto. Enjoy!